È decisamente arrivato il freddo, è quasi inverno e siamo in zona natalizia e quindi una ricetta natalizia. La pasta e fagioli ma con i funghi. Andiamo a vedere. Parto con il classicone, padella in ghisa e olio, fatelo scaldare bene, aglio di sulmona, peperoncini calabresi, foglie di alloro del Giardini di Marco e una di salvia. E andiamo a metterci i funghi shiitake che ho tagliato. Come tutto il resto poi l'ho preparato prima per non annoiarvi e faccio soffriggere un pochino. Siccome poi si asciugano un pochino, ci andiamo ad aggiungere un po' di brodo. Giusto qualche minutino, ci aggiungiamo il sale e i funghi sono trifolati e stanno a posto. Li copriamo e passiamo alla seconda fase. Il brodo vegetale l'ho fatto con il miso. Il miso è una pasta di soia fermentata, lo potete trovare anche di riso o lo potete trovare di orzo. Si trova in tutti i negozi biologici, ormai ve lo consiglio vivamente. I giapponesi lo usano come rigenerante perché dà un sacco di energie in quanto è pieno di vitamine del gruppo B e di proteine. Ora, io non ho messo solo il miso, ma ci ho messo anche un po' di funghi, ci ho messo delle foglie di alloro e i gambi dei carciofi che ho usato per la ricetta di ieri. Non si butta niente, quindi ci ho messo anche le foglie, quelle grosse che non mangiamo, nel brodo per farlo ancora più importante. Quindi ci si mettono delle spezie, uno spicchio d'aglio e viene fuori un brodo molto buono che poi filtreremo. In questo caso lo useremo per la nostra zuppa di fagioli e funghi. Comincio nel far scaldare in questa pentola di ghisa un po' di olio extravergine d'oliva e ci vado a mettere il soffritto che prima ho preparato per voi, quindi carota, sedano, e cipolla e facciamo imbiondire e appassire il tutto con un fuoco gentile. Ho aggiunto i fagioli che non sono fagioli in scatola, sono fagioli borlotti che ieri sera ho messo in ammollo e poi stamattina ho lessato per circa un'ora a fuoco gentile e adesso andiamo a fare questa meravigliosa zuppa. I fagioli, se potete, mai in scatola, insomma cercate di utilizzare quelli secchi. Li lavate e li mettete in ammollo per 8-12 ore. Ed ora che si sono insaporiti ci vado ad aggiungere il nostro brodo di qui sopra. Se voi volete potete aggiungerci anche prima del brodo un concentrato di pomodoro, ma a me non è mai piaciuto quel tipo di una conserva così forte, non mi piace aggiungerla, non la uso, però se volete. E ora lasciamo sobbollire per un po', portiamo ad ebollizione, per cui ci rivediamo tra qualche minuto. Io ci metto questa pasta qui, sono delle tagliatelle particolari, ci metto questa pasta qui spezzettata, ma prima i funghi. Ecco i funghi trifolati senza aglio e senza foglie di alloro ed ecco la pasta, le tagliatelle di semolato di grano duro. Ho dovuto chiamare
un tenente dei RIS di Parma per trovare il tempo di cottura, sono 4 minuti, noi la fermiamo a 3 minuti e poi lasciamo riposare. Ci aggiungo il lievito alimentare, un twist di pepe e la ricetta è fatta. Ho aggiunto pochissimo sale grosso, ho spento perché sono passati 3 minuti, pochissimo perché il miso insaporisce molto e adesso lascio riposare qualche minuto. Prezzemolo, lievito alimentare e un goccio di olio extravergine d'oliva da paura, bellissimo a stagione. Davvero molto sfiziosa, ve la consiglio. Scegliete bene gli ingredienti perché se c'è la qualità e se c'è l'amore non può che essere un successo. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuta questa ricetta, mettete anche un like e un ultimo impegno, suonate la campanella, in questo modo sarete avvertiti sulle prossime ricette che ci sono più o meno ogni giorno. È tutto gratis. Grazie ragazzi, buona serata.